Benvenuti e bentornati sul canale. Il protagonista di questo tutorial è questa mattonella. È super semplice da fare e ve la spiegherò passo per passo. Il punto principale che verrà utilizzato sarà la maglia alta, naturalmente poi la maglia bassissima per chiudere un giro e l'altro e le catenelle. Vi informo anche che questa mattonella prossimamente sarà la protagonista di un altro tutorial, ma non vi svelo ancora niente. Ci servirà del cotone a vostra scelta, un uncinetto numero 2, una coda lana e delle forbici. Io come sempre utilizzo il cotone ICI della Tessiland. Prima di proseguire ti ricordo di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così ogni volta che pubblico ti arriverà una notifica, di lasciare un like come supporto, di condividere questo tutorial e che mi trovi su Instagram come 1000 creazioni Sonia. Innanzitutto andiamo ad avviare un anello magico. All'interno di questo anello magico dobbiamo andare a fare 16 maglie alte. Quindi fatto l'anello magico lo blocchiamo con una catenella. Adesso dobbiamo andare a fare 4 catenelle, 1 2 3 4. Quindi la prima catenella è quella che blocca l'anello magico, le successive 3 catenelle sono la prima maglia alta e la quarta catenella ultima è la catenella di separazione tra una maglia e l'altra. Adesso vado a fare una maglia alta, la catenella di separazione, un'altra maglia alta e di nuovo la catenella di separazione, un'altra maglia alta e la catenella di separazione. In totale dobbiamo avere 16 maglie alte, quindi 15 maglie alte e la 16ª sono le catenelle. Una volta fatte tutte e 16 le maglie alte, contando anche le catenelle, vado a chiudere l'anello magico. A questo punto devo chiudere il giro. Cosa faccio? Faccio una catenella perché è la maglia di separazione sempre tra una maglia e l'altra. A questo punto qui c'è la maglia alta, questa è la catenella di separazione tra una maglia e l'altra, io entro nella terza catenella da qui dal centro, quindi dalla seconda dalla maglia alta e la terza contando dal basso. Faccio una maglia bassissima e ho chiuso il mio primo giro. Dobbiamo avere un totale di 34 catenelle, quindi le 16 maglie alte più tutte le catenelle che abbiamo fatto in mezzo. Quindi concluso il nostro primo giro andiamo a fare il nostro secondo giro, quindi vado a fare 3 catenelle. Come sempre le 3 catenelle sono la nostra prima maglia alta. Adesso vado a fare qui nel buchino tra le catenelle e la prima maglia alta che abbiamo fatto, vado a fare 3 maglie alte, ma non 3 maglie alte complete, non le chiudo completamente, quindi vedete lascio così, quindi porto il filo sull'uncinetto, entro qui nel buchino tra le catenelle e la maglia alta, prendo il filo e lo porto fuori, chiudo la prima parte della maglia alta e così ho 2 costine, 2 anellini sull'uncinetto, li lascio così. Adesso riprendo il filo sull'uncinetto, entro nello stesso punto, lo porto fuori e chiudo la prima parte della maglia e ho 3 costine qui sull'uncinetto. A questo punto le chiudo tutte e 3 assieme e faccio una catenella per bloccare qui la chiusura. Adesso una catenella che è quella di separazione tra un punto e l'altro, filo sull'uncinetto, entro nel secondo forellino tra una maglia e l'altra,
quindi ci lavoro proprio all'interno. Prendo il filo, lo porto fuori, chiudo la prima parte della maglia alta e ho i 2 cappietti sull'uncinetto. Riprendo il filo, lo riporto fuori e richiudo la prima parte della maglia, così ho 3 cappietti. Riprendo il filo per un'ultima volta, rientro, lo riporto fuori, chiudo la prima parte della maglia e ho i 4 cappietti. Adesso chiudo tutto assieme, faccio una catenella per chiudere definitivamente il punto e poi un'altra catenella che mi crea lo spazio tra un punto e l'altro. Adesso dobbiamo proseguire allo stesso modo, quindi come abbiamo lavorato questo. L'unico punto diverso di ogni giro è sempre il primo. Quindi filo sull'uncinetto, entro nel forellino tra una maglia e l'altra sottostante, porto fuori il filo e chiudo la prima parte della maglia, riprendo il filo, rientro nel forellino, esco e chiudo la prima parte della maglia, riprendo il filo, entro nel forellino, esco, chiudo la prima parte della maglia e poi chiudo tutti e 4 i cappietti che ho sull'uncinetto. Questo punto per bloccare bene il lavoro, la catenella, un'altra catenella per distanziare i punti e proseguo in questo modo per tutto il giro. Una volta fatto tutto il giro a gruppetti di maglie alte, questa è l'ultima maglia che ho fatto, quindi vado a chiuderla con una catenella, faccio una catenella per separare i 2 gruppi di maglia e contando la terza maglia da qua dall'uncinetto vado a chiudere con una maglia bassissima e anche il secondo giro è concluso. In questo secondo giro dovete avere 16 gruppetti di maglie alte più le rispettive catenelle tra un gruppetto e l'altro. Adesso per il terzo giro ci spostiamo nella maglia a fianco e facciamo una maglia bassissima, entriamo qui nel forellino e facciamo una maglia bassissima e adesso possiamo andare a fare le 3 catenelle. Di nuovo andiamo a fare lo stesso procedimento di prima, però invece che fare 3 maglie alte ne facciamo 5. Quindi filo sull'uncinetto, entro qui nel buchino, lo porto fuori e chiudo la prima parte della maglia, filo sull'uncinetto, lo porto in questo modo, chiudo la prima metà, di nuovo filo sull'uncinetto, lo porto all'interno e poi di nuovo fuori e chiudo la prima metà. Come potete vedere siamo a 3 maglie alte più le catenelle e dobbiamo farne un'altra. A questo punto chiudo tutte insieme, faccio una catenella e invece di fare una sola catenella in questo caso ne facciamo 2. Ok? Questa prima maglia come sempre è diversa dalle altre perché abbiamo le catenelle che formano la nostra prima maglia alta e poi 4 maglie alte. Nello spazietto successivo, quindi tra un gruppetto di catenelle e l'altro, dobbiamo andare a lavorare direttamente 5 maglie alte sospese. Quindi 1, 2, 3, 4, 5. Chiudo insieme con una catenella e poi faccio 2 catenelle. Proseguo in questo modo per tutto il giro. Una volta concluso il giro andiamo quindi a fare la catenella di chiusura del gruppo di maglie e le 2 catenelle. A questo punto sempre contando 3 catenelle partendo dal basso, nella terza vado a fare una maglia bassissima di chiusura del giro e come per gli altri giri dobbiamo avere 16 gruppetti di maglie alte più le rispettive catenelle.
Adesso il lavoro si modifica un pochettino perché andremo a modificarlo, come potete vedere qui è tondo, lo andremo a far diventare un quadrato. Arrivati quindi a questo punto andiamo a fare il quarto giro e come prima andiamo a fare nella maglia successiva una maglia bassissima. Qui nel forellino entro e faccio una maglia bassissima. Adesso 3 catenelle e vado a lavorare qui all'interno 2 maglie alte. Le maglie alte a questo punto sono normali, non sono più in sospeso. Quindi avremo 3 maglie alte per gruppo. Ricordatevi che sempre il primo gruppo è composto da 2 maglie alte e la terza sono le catenelle. Adesso non dobbiamo più andare a fare catenelle tra un gruppo e l'altro, ma andiamo direttamente a lavorare il prossimo gruppo. Questo punto qui sarà un angolo, quindi andiamo a fare la prima che è una maglia alta, la seconda e la terza andiamo a fare 2 maglie altissime, quindi prima maglia altissima e seconda maglia altissima, 2 catenelle. Le catenelle tra un gruppo e l'altro le facciamo soltanto agli angoli. Di nuovo 2 maglie altissime, quindi una, 2 e terza maglia una maglia alta. Vedete, questo è il nostro primo angolo. Adesso dobbiamo andare a lavorare 3 gruppi di maglie alte, quindi nel punto successivo, nel forellino successivo andiamo a fare 3 maglie alte. Naturalmente tra questo e questo gruppo non ci sono nessuna catenella in mezzo, solo qui nell'angolo. Una, 2, 3. Mi sposto nel forellino successivo, di nuovo 3 maglie alte. Una, 2, 3. In quello successivo ancora 3 maglie alte. Una, 2, 3. E così abbiamo concluso un nostro primo lato. Adesso nel successivo forellino dobbiamo andare a fare nuovamente l'angolo, quindi andiamo a fare una maglia alta, 2 maglie altissime, una e 2 catenelle, 2 maglie altissime, una, 2 e una maglia alta. Adesso proseguiamo con l'altro lato come abbiamo fatto qui, andiamo a fare 3 gruppi di maglie alte, 1, 2, 3. Nel successivo di nuovo 3 maglie alte, nel successivo ancora la stessa cosa. Adesso siamo arrivati di nuovo qui all'angolo, quindi andiamo a fare una maglia alta, 2 maglie altissime, 2 catenelle, 2 maglie altissime, una maglia alta, qui 3 maglie alte, 3 maglie alte, 3 maglie alte, di nuovo l'angolo con una maglia alta, 2 maglie altissime, 2 catenelle, 2 maglie altissime, una maglia alta e poi a questo punto un gruppo di 3 maglie alte e un gruppo di 3 maglie alte, e con quello che abbiamo fatto all'inizio abbiamo di nuovo i 3 gruppi di maglie alte. Come potete vedere io ho lavorato già tutti e 4 gli angoli. Adesso vi faccio vedere come andare a concludere il giro. Quindi lavorato il quarto angolo vado e lavoro 2 gruppi di 3 maglie alte.
Arrivati a questo punto, quindi devo chiudere il giro. Come prima 1 2 3, nella terza catenella, quindi nella prima maglia, andiamo a fare una maglia bassissima, e anche questo giro e anche il quarto giro è concluso e la nostra mattonella non è più tonda ma quadrata. In questo giro abbiamo 60 maglie alte più 2 4 6 8 catenelle in ogni angolo. Andiamo a fare il quinto giro. Come prima 3 catenelle e facciamo così la nostra prima maglia alta. Nella maglia successiva vado a fare una maglia alta, nella successiva ancora una maglia alta, quindi per ogni maglia io lavoro una maglia alta. Siamo arrivati qui all'angolo, lavoro 2 maglie alte all'interno dell'angolo, 2 catenelle, di nuovo 2 maglie alte, e adesso proseguo a lavorare maglie alte in ogni maglia alta sottostante. Una volta che lavoriamo fino qui all'angolo, quindi che arriviamo di nuovo qui all'interno, faccio 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte e proseguo di nuovo a lavorare le maglie così come si presentano, e lavoro in questo modo per tutto il giro. Finito il giro lo andiamo a chiudere come sempre nella terza catenella iniziale che abbiamo fatto. Questo è il nostro quadratino concluso. Dobbiamo avere quindi 68 maglie alte più 8 catenelle qui ai lati. Adesso dobbiamo andare a proseguire con i nostri giri, quindi di nuovo 3 catenelle, e questa è la nostra prima maglia. Adesso facciamo una catenella, che è la catenella che distanzia un punto dall'altro. Prendo il filo per fare una maglia alta, salto qui la maglia alta di base che corrisponde alla catenella che abbiamo fatto e faccio una maglia alta nella successiva, una catenella, salto la catenella qui di base e lavoro una maglia alta nella successiva, una catenella, salto la maglia di base e lavoro nella successiva, una catenella, salto quella di base e entro qui nel forellino e faccio una maglia alta, 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte, una catenella, salto quella di base e lavoro una maglia alta nella successiva, una catenella, salto la maglia di base e lavoro nella successiva. Proseguo in questo modo per tutto il giro. Una volta negli angoli all'interno dobbiamo sempre fare 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte in tutti e 4 gli angoli. Una volta lavorato tutto il giro siamo arrivati a questo punto, quindi faccio una catenella, salto quella di base e vado a fare una maglia bassissima nella terza catenella della prima maglia e abbiamo chiuso il nostro giro. In questo giro avremo un totale di 92 maglie, contando anche le catenelle qui di mezzo più le 8 catenelle nelle punte. Adesso andiamo a proseguire con il penultimo giro, quindi andiamo a fare 3 catenelle, che è la nostra prima maglia alta, e andiamo a lavorare in ogni maglia una maglia alta. Dove c'è il forellino entriamo all'interno e lavoriamo la maglia alta, invece dove abbiamo la maglia alta lavoriamo semplicemente una maglia alta, così. Una volta che siamo arrivati agli angoli lavoriamo le 2 maglie basse le 2 maglie alte del giro precedente
Entriamo nel forellino e facciamo 2 maglie alte, 2 catenelle, di nuovo 2 maglie alte e proseguiamo a lavorare le maglie alte. Proseguiamo in questo modo per tutto il giro. Ricordatevi che negli angoli dovete fare 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Una volta lavorato tutto il giro, come sempre andiamo a fare una maglia bassissima nella terza catenella che abbiamo fatto a inizio giro. E il nostro penultimo giro è concluso e abbiamo un totale di 108 catenelle più le 108 maglie più le 8 catenelle dei lati. Adesso andiamo a lavorare l'ultimissimo giro, quindi facciamo in questo caso una catenella e andiamo a lavorare una maglia bassa in ogni maglia sottostante. Questo diciamo che è il giro di definizione della nostra mattonella. Una volta arrivati qui nell'angolo andiamo a fare 3 maglie basse. Proseguiamo adesso lavorando una maglia bassa in ogni maglia sottostante. Una volta che arrivati di nuovo qui all'angolo, all'interno del forellino andate a fare 3 maglie basse. Proseguirete poi in questo modo per tutto il giro. Quindi, come vi ho fatto vedere qui, lo dovete ripetere per tutti gli angoli. Una volta finito l'ultimo giro andiamo nella prima maglia bassa che abbiamo fatto e facciamo una maglia bassissima, una catenella e possiamo andare a tagliare il filo. In quest'ultimo giro abbiamo un totale di 121 catenelle. Quindi questo è come si presenta la nostra mattonella conclusa, però vedete rimane un pochettino larga e un pochettino con delle pieghette qui al centro soprattutto. Per avere questo risultato bello piatto, bello compatto, dobbiamo trasferirci sull'asse da stiro e dobbiamo andare a stirare la nostra mattonella in modo da bloccarla completamente. Io prima di andare a stirarla vado ad eliminare questa codina e vado a nascondere con l'ago da lana questo filo all'interno della lavorazione. Questo è il risultato una volta conclusa la nostra mattonella. Questa è l'altra che avevo realizzato. Se il tutorial vi è piaciuto, mi raccomando condividetelo e ricordate di supportarmi lasciando un like. Se lo rifate, taggatemi come 1000 creazioni così io posso sia vedere che ricondividere i vostri lavori. Ci vediamo al prossimo tutorial!